tutti quanti. Vediamo se dovrebbe essere acceso, si dovrebbe sentire bene. Oggi usiamo finalmente, ringrazio Andrea Segattini, il santo graal della rasatura tradizionale per me. Cerco anche la ciotolina, che sono anni che la cerco e non riesco a trovarla, però già questo per me è tanta roba. Vedete, a volte si ha prodotti eccezionali e poi si desidera un qualcosa che non si riesce a trovare o ad avere e sembra che senza non si possa vivere. Non vedevo l'ora di provarlo. Io adoro la prep come profumazione canforata sulla crema e quindi sapere che c'era il sapone da barba e non riuscire mai a trovarlo da nessuna parte, per me questa è stata una delle cose più belle che mi si potesse dare. Dopodiché andiamo a provare questo The Sleek, eccolo qua, di Pearl, ok? Allora, la prima versione che è stata fatta è questa qua. Io non ho avuto tempo di farci il video perché ho fatto altre cose e dopo è rimasto là un po' accantonato e ho capito e saputo nel frattempo che praticamente aveva un problema di serraggio delle lametta. Adesso io non so come, quando, perché l'unica cosa che io noto, che comunque non è una buona cosa, è che da un lato qua non chiudeva bene, quindi tendeva a muoversi le lamette, quindi sicuramente non penso sia una buona cosa. La seconda versione, eccola qua, non vedo questo problema, quindi hanno risolto il problema. Adesso la barra di sicurezza, cioè il cap è perfettamente, serra perfettamente la lametta. Questo è con il suo stand, semplice ma carino, un bel rasoietto. Io non amo i single edge, ma carino. Ecco, l'unica cosa che posso dire però, a mio occhio, ho provato a mettere sia le lamette già tagliate, perché a volte può essere differente, sia una spezzata da me. In questo caso useremo una Nacet, perché tanto ho visto che non cambia niente. Su questo, nonostante sia un po' storto il cap e non serri bene, la lametta è perfettamente dritta, ok? Cioè è appoggiata sulla barra di sicurezza perfettamente dritta. Questo qua, che è quello diciamo che hanno sistemato, sì, il cap è dritto, però la lametta in centro fa un pochettino di pancia, una leggera pancia centrale. Boh, basta. Dico quello che vedo, adesso lo proviamo in rasatura e vediamo, può darsi anche che non dia problemi, quindi non andiamo a fasciarci la testa prima di romperla. Ecco, però era giusto dire quello che noto, perché giustamente male ho detto, ho spezzato io l'elementa, sapete che di lato fa un po' di spessore in più e magari non serrando bene. Ho provato sia queste che quelle che ti danno loro in dotazione, perché ti mettono dentro queste Silver Max, però io, siccome sono le lamette indiane un po' sottili, evito perché rischio che mi distruggo la faccia. Però visto che non cambiava entrambe, mi davano quell'effetto lì e quindi preferisco mettere su una lametta che conosco, che mi piace, come la Nacet, per avere un riscontro perlomeno sul taglio, ecco, più sicuro. E proverò anche l'altro per curiosità, magari provando io a serrar meglio la lama che resti dritta, per vedere se cambia qualcosa nel taglio. Logicamente cercando di fare la cosa in sicurezza, sì, non ho intenzione di farmi male, diciamo, ecco. Bene, bene. Oggi ho voglia di prep, raga. Avrei prodotti di Funky Gallo da provare, di Leather Mafia. Li proverò, ce li ho a casa. Tra l'altro delle profumazioni come Eterna Primavera speciale. Farò anche quello però quando ho voglia. Adesso mi godo la prep perché sono anni che la sogno. È un po' squacquerosa. Speriamo che funzioni ancora. Mamma mia, vediamo adesso com'è la profumazione. È un po' squacquerosella, però non dovrebbe dar problemi nel montaggio, penso. Mamma, oh,
Raga, farò un set a profumazione della Prep. Basta. Canfora, raga, canfora. Mamma mia, sembra la crema anti-zanzare punture. Leggermente, un po' più leggera, ma... Mamma mia. Mamma mia. Oh. Lo so, non è normale ragazzi impazzire per la profumazione di canfora, ma a me fa letteralmente partire il cervello. Ma non so se avete notato, molti produttori, cioè secondo me hanno smesso di fare prodotti proprio sul più bello, che è un po' esplosa sta passione della rasatura tradizionale. È un peccato enorme. Montaggio e sensazioni in viso molto simile a una ProRaso, che però al posto della profumazione mentolata della ProRaso verde sentite questa canfora, che io proprio impazzisco ragazzi, impazzisco. Lo mantengo abbastanza bello compatto per avere un po' di protezione, perché non so qua come va. Allora, noto già così a prima sensazione che nonostante sembra avere un angolo obbligato, non è proprio così. Cioè, ok, aspetta, che lo provo un attimo. Praticamente, se voi lo tenete con angolo bello aperto, il più possibile, giustamente, in base anche alla geometria del rasoio, ha un taglio abbastanza preciso e anche abbastanza gustoso. Se tendete a aprire un po' l'angolo, che vi verrebbe più naturale usandolo, tende a vibrare un po' le lame, non è precisissima. Infatti me ne accorgo qua anche in zona baffi, che nella parte in cima tendete a aprire, dovete chiudere un po' per arrivare in cima, se no se chiudete battete qua. E sentite proprio il suono che cambia. E ora, sono sincero, mi aspettavo un rasoio che ti desse molta più guida. Cioè, pensavo fosse un rasoio a marce automatiche, che bastava solo appoggiarlo. Secondo me, mi dispiace dirlo, ma al di là del concetto con cui è stato fatto, guardate qua che roba, a me mi vibra molto la metta in viso, ragazzi. Per carità, magari con un sapone molto più prestazionale potrebbe avere qualche risultato un po' migliore, però vi dico che non mi sta dando una bella sensazione di taglio preciso, di sicurezza. Quindi non lo so. Non è una cosa che, ragazzi, che a me fa impazzire, perché con la barba, con la pelle delicata che ho e con la barba molto dura, questa lametta un po' vibrante e saltellante non mi dà tranquillità, non mi dà...
sicurezza. Peccato perché secondo me non era male come idea, però adesso guardate, per togliermi da ogni dubbio, tolgo la lancet e ci metto su le lamette che ti danno loro in dotazione. È bello, è stato fatto anche bene perché vedete qua c'ha praticamente non vi scappa perché c'ha la calamita, quindi è anche fatto bene, devo dire la verità che è fatto bene, non trovo niente da dirgli. Però ragazzi, come taglio, adesso vediamo con l'elemento sua se cambia qualcosa. Raspa ragazzi, per me raspa troppo. Devo dire quello che è inutile. Lo slant, semi slant, finto slant, chiamatelo come che volete, mi è piaciuto tanto. Ma questo qui, ecco, con una lametta come questa, che nonostante sia più sottile, però probabilmente platinum. Un pochettino più dolce nel taglio. E dopo sì, probabilmente nella meta quando è già tagliata un pochettino meglio si serra sempre. Però cioè non tende quasi un po' ad arrancare sul viso, non ti dà quella sensazione che un rasoio così dovrebbe darti, cioè questo dovrebbe essere quasi un multilama, no? Cioè quel rasoio di sicurezza a lama singola che ti permette, magari anche con un po' di efficacia in più, ma che ti permette di andare tranquillo. Questo non ti dà, o almeno a me, purtroppo non dà questa sensazione, che invece mi aspetterei di trovare. Il consiglio che io posso dare è sicuramente far esporre meno la lametta dal cap, farla esporre meno, e non lo so, quella è la cosa secondo me che già potrebbe fare tantissima differenza, far esporre meno la lametta dal cap. Come resto non saprei, non sono un ingegnere, bisognerebbe fare dei test, delle prove, però non è un rasoio che purtroppo mi sentirei di dire prendetelo, tanto più che adesso è uscito il Razorok Single Age che per carità non a tutti è piaciuto, però a chi è piaciuto vedo che sta abbastanza, cioè con tutte le sue caratteristiche, ma perlomeno ha un taglio, da quello che ho capito, che c'è chi piace. Questo devo dire che trovo molto difficile che qualcuno purtroppo si possa innamorare di un rasoio così, perché a meno boh, a me non mi dà quella tranquillità in rasatura che mi aspetto da una tipologia di rasoio così. Ecco, mi dispiace. Mi dispiace che per il fatto che, avendo anche sistemato il problema che c'era, cavolo, cioè,
Non so adesso che feedback hanno avuto da altri, però cioè, il rasoio è talmente fatto bene che è a prezzo accessibile, che mi dispiace anche. Dopo può essere che beccandola la metta un po' più rigida. Cioè, ecco, vedo, la cosa incredibile è che lavora quasi meglio. Adesso che non ho più pelo, quasi, cioè, questo qua è quasi da usare quando il pelo non c'è, perché appena trovo un po' di pelo proprio sento che almeno sul mio viso che arranca, che saltella. Adesso che sto passando nei ritocchi, che c'ho ancora un po' di pelo ma poco, ecco, no, quella sensazione lì non ce l'ho più. Quindi sarebbe un rasoio da usare quando c'hai appena la ricrescita tutti i giorni e magari, ecco, forse in quel momento lì pare impossibile, ma può essere che sia il suo, ecco. L'unica cosa che mi viene da dire, perché altrimenti è un po', vi dico, perché comunque è un rasoio efficace, è un rasoio che fa il suo lavoro, no? Non ve lo manda a dire. E me lo sono gustato di più nel contropelo dove avevo poco pelo e nei ritocchi che non nella prima passata nell'obliquo, cioè dove c'era ancora tanta barba e là facevo fatica proprio, arrancava. Adesso che avevo fatto le rifiniture e tutto, è stato anche carino da usare. Questa è la mia sensazione, i miei feedback, mi dispiace, però così è, quindi non posso fare altro. Saponetto interessante. Secondo me prestazioni simili, pari a una ProRaso, sia come scorrevolezza, come sensazione in viso. Ecco, post rasatura un po' migliore, anzi, sul mio viso molto migliore. Ha un buon post rasatura, posso proprio dirlo. Ha un pochettino, forse un pelino più di protezione della ProRaso e un migliore, molto migliore come post rasatura. Però dopo come resto, bene o male, insomma, un prodotto da banco, degno. E la profumazione, ragazzi, di Canfora a me fa impazzire, quindi ogni tanto questo qua me lo godrò al 100%, c'è poco da fare. Ecco, boh, vi ho detto la mia, me la sono goduta comunque. Mi metto un pochettino di gel post rasatura Stand Out di Bruno Perrucci, che è un produttore di profumi di nicchia, che adesso sta facendo questo gel post rasatura. Voi lo sapete che noi appassionati amiamo tantissimo gli aftershave alcolici. Questo ha una profumazione spaziale, anche se non dura tantissimo sul viso, però devo dire che come post rasatura è micidiale, cioè veramente. Qua è andato via qualche brufolino che avevo, ma niente di che, comunque non è stata una rasatura devastante, però la sensazione in viso di taglio non è, nel pelo, nell'obliquo non è piacevolissimo. Invece, stranamente, nel contropelo dove normalmente si riscontrano più i problemi, questo rasoio è andato meglio sul mio viso. Questo è quello che posso dire. E per concludere, ragazzi, io mi sparo una delle profumazioni che adoro di più in assoluto, che è Siddhartha di Pantarei. Ho finito il sapone, mi è rimasto l'aftershave e adesso, ragazzi, con set dove non c'ho l'after, questo me lo sparerò fino alla fine. Oh, mamma mia. Oh. Ragazzi, per me questa è una delle profumazioni più buone che abbia mai sentito in vita mia. Mamma mia, un patchouli balsamico, resinoso, incensato, fumoso, mamma mia, elegante, capolavoro micidiale proprio, cioè questa è altissima nicchia sulla rasatura tradizionale, nient'altro da dire, ragazzi. Bene, grazie mille ragazzi sempre del vostro sostegno, del vostro aiuto. Se vi fa piacere, ricordo che nella descrizione di ogni video che faccio ci sono vari siti dove cliccando sul link mi date una mano e voi potete avere dei codici sconto, quindi grazie se li utilizzate. Se mi lasciate un bel like e un commento è sempre ben accetto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!